Oggi ti parlo di questa qui. Partiamo col dire bentornata a Kingsong, bentornata nel tavolo dei grandi, bentornata a produrre ruote che valgano la pena, che siano solide, belle, potenti, costruite bene. Quindi siamo sull'ordine di grandezza dei 20 pollici. Diciamo che l'obiettivo qui, la sfida è stata lanciata a una delle ruote, una delle migliori uscite negli ultimi anni, che è il Lynx, l'Hyperkim Lynx. Oggi ti parlo dell'F18, che sfida anche un po' il Lynx S, in quanto è una ruota con una discreta potenza. Partiamo dall'acquisto. Io l'ho comprata in Italia presso Netmotive, che è ormai l'unico distributore online presente sul mercato italiano, distributore dei principali marchi, Motion, Kingston, l'Hyperkim, Nosfet, eccetera. Ho guardato nei contatti del sito, ho preso contatto quindi prima ancora della vendita per sapere appunto delucidazioni sul servizio, sul prezzo, eccetera. La ruota mi è arrivata nell'arco di pochi giorni. Il prezzo è stato leggermente ridimensionato rispetto a quello del sito, e il che mi ha fatto comunque molto piacere. Ho deciso di comprare questa ruota su uno shop italiano anche per avere più garanzie e più sicurezza nel caso di qualche guasto, di qualche rottura, insomma l'assistenza del post vendita. Non posso che consigliarti, se stai considerando l'acquisto di una ruota, e tra l'altro se sei alle prime armi, ho visto che hanno lanciato da poco un servizio di noleggio, di prova gratuita di una ruota piccola che puoi noleggiare, e se poi ti piace la puoi riscattare non perdendo quindi il noleggio, i soldi spesi per il noleggio. Comunque ti lascio le informazioni in descrizione, puoi andare a vedere la pagina relativa, può essere interessante se sei un neofita. Allora, io per il momento non ho nessun accordo economico con Netmotive e non ho nessun codice sconto da darti, ma anzi la metto più sul lato umano. Se tu hai voglia di comprare una ruota e vuoi provare a contattare Netmotive, chiamali, senti e giocati anche la carta Mi manda Sanjo Maker, sicuramente ne terranno in considerazione. E di certo farai un favore a me, perché è un feedback molto positivo con un venditore con il quale potrei in futuro stabilire anche un rapporto economico più duraturo, che aiuterebbe questo canale a crescere e a portare nuove ruote e nuove recensioni. Per il momento questo è frutto dei miei sforzi, e intanto io ti ringrazio se vuoi lasciarmi un supporto al canale con un like e magari anche un bel commento. E se sei in tempo, perché dura poco, un po' di hype, fallo subito, perché se torni poi non ce l'hai più. Vai! Come i bravi influencer partiamo da un bel unboxing. L'unboxing è curato. È molto meno spartano rispetto all'Hyperkim o a Nosfet, che hanno una scatola di cartone e un po' di polistirolo, della forma giusta, tutto imballato bene, però non c'è un vero e proprio gusto nell'aprire la scatola. In questo caso la scatola arriva con la sua immagine bella, questo F18 bello stampato sulla scatola, mi dà anche cura verso il prodotto. La scatola si apre bene, perché si apre da davanti, non dall'alto come per gli altri, ed è più facile estrarre il monoruota, che comunque pesa i suoi 40 e passa chili, circa 41, sul peso ci andiamo dopo. Tirarlo fuori è abbastanza facile, quindi è un'operazione comunque fattibile, e gli accessori sono ben disposti, è tutto ben organizzato, quindi l'esperienza di apertura della scatola è assolutamente positiva. E cosa non scontata, Kingsong punta al tutto compreso, cioè c'è tutto il necessario per partire. Qui non abbiamo una ruota che richiede accessori aftermarket tipo pad, tipo altre cose. Qui i pad ci sono addirittura le casse audio se uno vuole ascoltarsi un po' di musica, dopo ne parliamo. C'è tutto il necessario, è abbastanza completa, questo è un lato molto positivo, che poi rientrerà nelle conclusioni positive su questa ruota, perché in fin dei conti effettivamente la compri e sei a posto, non hai necessità di comprare altre cose. L'obiettivo da battere in questa categoria oggi è il Lynx. Per me in alcuni aspetti ancora il Lynx vecchio, non il Lynx S che è uscito appunto da qualche mese, perché comunque il Lynx vecchio con qualche chilo in meno e un po' meno potenza, però ha un'autonomia mostruosa da battere. Quindi sul lato autonomia è ancora il campione assoluto, ed è stata comunque la prima ruota con questa dimensione a offrire queste prestazioni, queste capacità, questa lunga percorrenza, questo comfort nell'off-road. Quindi sicuramente ad oggi il Lynx è la ruota da battere. Kingston ci ha provato,
e ti devo dire la verità, su alcuni aspetti c'è anche riuscita, su molti aspetti, poi dopo vedremo anche i lati negativi, però è stato un esercizio passato per l'F22, ruota che ho recensito, trovi il mio video da qualche parte, adesso vedo dove mettertelo, bella sotto molti aspetti ma anche un po' esagerata, molto grossa, difficile da piazzare in una categoria, molto alta, un po' complicata. Non credo ne siano stati venduti tanti proprio a causa di queste complicazioni. Torniamo all'F18. L'F18 eredita dall'F22 questo concetto di ammortizzazione simmetrica. La sospensione quindi è leggermente più alta, stiamo parlando di 10 cm, il Lynx è 9, che è una sospensione ad aria, il Lynx invece è ad olio. E ad olio e molla, ovviamente qua è aria e molla insieme, è un po' un ibrido e comunque è una sospensione simmetrica. La sospensione ad aria ha di buono che risponde molto bene alle alte frequenze, quindi sullo sterrato piccolo, sul ciottolato, su quello che è le piccole asperità della strada è fenomenale. Come diceva il mio amico, ci puoi mettere un bicchiere d'acqua sopra che non ne versa una goccia, è veramente molto molto stabile. Sull'off-road un po' più spinto la corsa per me è corta perché mi sono abituato a una ruota un po' esagerata e quindi l'ho trovata un po' corta. Adesso quando farò poi la recensione anche del Lynx probabilmente mi scontrerò anche con quella sospensione lì, poi lì approfondirò magari maggiormente se sarà necessario. Un particolare che mi ha lasciato un po' perplesso, che non ho ben capito, della Kingsong, ha fatto dei gommini qua sopra per riparare il ginocchio probabilmente. E il problema è che questi gommini sono attaccati con una specie di biadesivo e li devi rimuovere per poter regolare queste manopole. Ecco, probabilmente quella schifezza che va un po' coperta io ci metterò del velcro, perché ha più senso che ogni tanto quando hai bisogno, se devi regolare, strappi via il velcro e lo rimetti. Io al momento l'ho lasciata così, nuda e cruda come viene dalla fabbrica. Ecco, è una piccola cosa che secondo me può essere migliorata, ma anche in corso d'opera, secondo me già nei prossimi batch si potrebbe migliorare. Kingsong, se senti questo video magari ti butto lì un'idea, mettici del velcro, tiri via il gommino, riattacchi il gommino. Il velcro è qualcosa che si usa sulle ruote, non so se hai presente quello strano materiale, scherzo ovviamente. E comunque un fatto positivo di queste sospensioni è che sono regolabili a mano. Non è male, perché non ci vuole una chiavetta per il precarico, si può regolare tranquillamente a mano, c'erano delle manopole. Anche qui sempre confronto il Lynx sul peso, il Lynx originale intorno ai 40 kg, qua siamo sui 41, un pelino in più ma non troppo, il Lynx S va sui 42-43 più o meno, quindi siamo comunque sulla categoria dei 40 e qualcosa chili. Temevo che, avendo le sospensioni centrali e quindi le batterie un pelino più spostate verso l'esterno rispetto al Lynx e rispetto anche all'Apex, temevo che questo piccolo spostamento di peso andasse a influire comunque il cambio di direzione. In realtà assolutamente no, l'ho trovata una ruota molto agile, per niente male. Non va bene per iniziare, ragazzi, non fate la sciocchezza di comprare una monoruota del genere per iniziare ad andare in giro. Prima bisogna fare almeno un mesetto di gavetta un po' su dei monoruota più piccolini, impararli a gestire, poi con calma e negli spazi giusti ci si allena sulle ruote un po' più grandi. È come cercare di imparare ad andare in moto senza essere mai neanche saliti su una bici con un Harley Davidson di quelle grosse, quindi non fatelo, ecco, non è una ruota per principianti. Qualcuno ha imparato anche su ruote del genere, benissimo, io non lo consiglio, non è una ruota per principianti, fine. Le pedane mi sono piaciute, sono belle, sono metalliche, forate, a nido d'ape, mi sembrano belle, solide, robuste, quindi niente da dire. I pin funzionano bene, sono sani, sono validi. Io personalmente mi sono abituato e faccio fatica ne sento la mancanza dei cunei. I cunei sono quelle parti che si mettono per alzare un po' il piede banana. Quella roba lì è molto comoda, soprattutto se si va in off-road, perché comunque ti dà, almeno a me, dà molto più controllo in frenata, in accelerazione, perché vai a esercitare una forza maggiore sulle punte, sui talloni, quindi ecco, quella cosa lì probabilmente Kingston, se volessi mettere delle pedane con dei cunei che puoi attaccare e staccare, visto che fai il tutto completo, anche questa è una cosetta
che magari sacrifichi qualcos'altro e mi metti quello, io sono anche più felice. Una cosa bella di queste pedane è che hanno un buco assolutamente della dimensione della mano, quindi ti permette di mettere la mano quando la devi sollevare, prenderla per una pedana. Io di solito prendo una pedana alla maniglia, me la carico sul bacino in modo da scaricare il peso più possibile sulle gambe, la carico in macchina senza problemi. Non so se è fatta apposta, fatto sta che va benissimo. Allora, le pedane sono regolabili. Grande, ok. Perché però le fai regolabili da 14 a 8 gradi? Falle da 0 a 8 gradi. Mi fai Kingsong, mi fai un S16 che ha le pedane a 0 e basta, che se ci ritorno sopra ogni tanto mi sembra di stare spampanato, e poi mi fai questa con le pedane molto a V, regolabili, ma regolabili fino a un certo punto. Ora, se le metti al minimo, vanno già abbastanza bene. Sono regolabili ed è un bene. Falle regolabili del tutto, falle regolabili che arrivano a 0, quasi 0, insomma quasi piatte. Uno si trova poi l'inclinazione che vuole. Io dubito che ci siano persone che apprezzino così tanto la V stretta come la metti tu di base. Comunque, messe al massimo, diciamo, di apertura, sono abbastanza giuste, sono abbastanza dritte, quindi mi sono piaciute. E una cosa che non ho provato, ma sono regolabili in altezza. Quindi si ha la possibilità, anche se uno fa veramente tanto off-road, di alzarle ulteriormente, forse anche di abbassarle, però poi bisogna spostare delle viti. Mi sembra che sul sito dichiari 3 cm di gioco. Io credo di averle trovate in una posizione abbastanza intermedia, se non bassina. Si possono alzare, ecco, probabilmente potrebbe avere senso alzare le pedane. Passiamo alla batteria. Vuole sfidare i Lynx e quindi per la batteria abbiamo esattamente la stessa configurazione. 2700 Wh in configurazione 151,2 volt di voltaggio massimo. È esattamente come il Lynx, ha gli stessi connettori del Lynx, quindi puoi caricarla. Io l'ho caricata con il caricabatterie del Lynx, con il caricabatterie della Nosfet, dell'Apex, con il caricabatterie suo in dotazione, che è un mattone buono, perché comunque è 10 A, carica bene rapidamente la ruota, che da un lato è un bene perché io posso portarmi quel mattone e ho comunque un caricabatterie rapido. Inoltre sul sito dichiarano che si può caricare anche con un doppio di quel caricabatterie, quindi a 20 A. 20 A sono tanti, ragazzi, sono 3 kW. Non lo so, probabilmente è una carica forse anche un po' eccessiva che non farei tutti i giorni. Io comunque già i 10 A non li farei tutti i giorni, e nota a margine, il cavo è uno solo. E ragazzi, il cavo con 10 A, quel cavo lì scalda. Io l'ho trovato, tenendolo in mano, leggermente caldo. Non mi piace quando un cavo della corrente elettrica si scalda. Sono un po' perplesso perché non mi è dispiaciuto, però non mi sembra neanche curato. Ovviamente non è come il Pizum che te li fa tutti, scegli tu l'amperaggio, scegli tu il voltaggio e ti regoli la carica come più ti piace. Credo che vedere la percentuale direttamente al centesimo, i numerini che si abbassano, ti metta tanta ansia. Quindi vedere che sei, che ne so, al 38%, fai un altro pochino, poi riguardi 35%. Oddio, ti mette ansia. C'è una cosa molto buona. Io credo che Kingsong stia implementando degli algoritmi per quanto riguarda l'interpretazione del voltaggio, o meglio, della percentuale della batteria, che si basa sul voltaggio. Le batterie non si scaricano in maniera costante, si scaricano in maniera... c'è un grafico di scarica, all'inizio si scaricano poco, poi il voltaggio scende, quindi c'è un calcolo da fare sulla base del voltaggio per quanto riguarda la percentuale effettiva di carica. Kingsong fa un algoritmo di traduzione di questo voltaggio. Mi spiego meglio. Siamo partiti in 3 con la batteria carica, alla fine del giro avevamo segnati in percentuale sulle app, uno il 60, l'altro il 60, Kingsong il 50. Aveva ragione Kingsong, perché alla fine il voltaggio era esattamente identico, però io so che se anche ho il 60% restante sull'Apex o sul Lynx, in realtà sono a metà del mio percorso. Quel 60 mi andrà via per fare esattamente gli stessi chilometri. Invece il Kingsong ti segnala 50 ed effettivamente è un 50, cioè ti rimane quella metà di carica, hai consumato effettivamente la metà di quello che è il tuo pacco batteria. Quindi
credo che sia una cosa molto buona. Brava Kingsong. Piccola polemica, il display è figo, ma porca miseria Kingsong, già te l'ho detto 2 anni fa, i numeri staccali perché a volte non si leggono. Ci sono dei 63 che dici oddio che cos'è, è cirillico. Ci sono dei numeri che a volte non si capisce che cosa vogliono dire. Staccali, fai una grafica un po' più pulita. Il simbolo percentuale mettimelo piccolo, accennato, non mi interessa. Mettimi dei numeri più leggibili. La presa di ricarica è piazzata bene, brava. Non ho capito perché ne hai fatte 2 opposte, un po' per andare contro P-Zoom, perché il P-Zoom ha la biforcazione che non mi permette di attaccarle tutte e 2 contemporaneamente. Devo andare con 10 A sempre su un solo spinotto. Vabbè, a parte quello comunque la posizione è comoda, c'hai i gommini per impermeabilizzarla, lì di fianco è comunque una posizione comoda quando la devi mettere in ricarica, quindi bene. Il motore, come ti ho detto, ha una potenza importante, si sente, in alcune salite ho sentito proprio un sostegno maggiore. Quindi bel lavoro, brava Kingsong, sulla potenza niente da dire. Io credo che chi cerca la potenza su questa ruota non resterà assolutamente deluso. È il tuo punto di forza che hai fatto e ti dico brava, ottimo lavoro. Non ho mai avuto un'esitazione, in salite belle impegnate, tira come 2 cavalli. L'Apex come un cavallo, questa tira come 2 cavalli, insomma tira tanto. Non che le altre tirino poco, ma questa tira di più. Allora, mi è arrivata con la camera d'aria. Le scuole di pensiero sono molteplici, io non ho ancora preso una decisione definitiva, cioè la camera d'aria è meglio sotto alcuni aspetti, le tubeless sono meglio sotto altri. Tubeless significa che se hai una piccola foratura da chiodo, ci metti lo slime dentro e teoricamente sei a posto, la sistemi. Però esiste il problema della stallonatura, cioè quando in off-road prendi un sasso anche troppo forte, spingi la gomma fuori dalla sede del cerchione, esce l'aria. A parte che ti si sgonfia la ruota all'improvviso, rischi di cadere e comunque rimani a piedi. Se hai un gonfiatore puoi provare a rigonfiarla, ma non è sempre così semplice perché comunque credo serva una pressione iniziale che faccia incastrare la gomma. Non mi è mai successo, sono un po' perplesso se dirti cosa buona o cosa non buona. Ad ogni modo comunque il pneumatico con cui viene è già tubeless. È uno pneumatico con il quale mi trovo molto bene. Vantaggi e svantaggi, anzi fammi sapere tu come la pensi nei commenti, se preferisci la camera d'aria o la tubeless, parliamone perché io non ho ancora un vincitore. Allora, per quanto riguarda l'ergonomia, sembra una ruota un po' più cicciotta delle altre, ma in realtà assolutamente no, è larga esattamente come le altre, adesso mezzo centimetro forse se lo mangia, ma io per esempio con l'Apex me lo sono mangiato perché ho aggiunto delle placche aggiuntive per poter piazzare i pad che appunto si mangiano quel mezzo centimetro in più, quindi alla fine come spessore tra le gambe è praticamente uguale, siamo lì, io non ho trovato grandi differenze. Come altezza alla gamba è giusta, non l'ho trovata scomoda, mi arriva esattamente sotto la parte interna del ginocchio. A livello di ergonomia non mi è dispiaciuta. I pad di stock è giusto che ci siano, così uno prende la ruota, va in giro subito pronti a partire e per un po' di tempo possono anche andare bene. Io se posso darti un consiglio, se stai comprando una ruota di questo tipo, probabilmente vuoi andare un po' più sul pro, perché se vuoi fare un po' di off-road, dei pad un pelino più larghi, un pelino più cicciotti e un pelino più regolabili, perché questi più di tanto non vanno. Ecco, forse c'è stato un errore, Kingsong. Nella paratia laterale lasci comunque delle viti sporgenti che impediscono di piazzare i pad un po' più avanti. Io mi sono abituato ad avere quelli davanti molto avanti perché facendo off-road piego le gambe, devo piegare le gambe e spesso mi ritrovo i pad in mezzo alle scatole. Quindi sarebbe carino, Kingsong, se tu lasciassi perfettamente liscia la paratia esterna, anche la costolina dietro con il pad dietro che è obbligato perché c'ha una scanalatura che va in quella costolina lì. Fammelo regolare. Ho il velcro ma non posso regolarlo. Kingsong,
fai delle belle cose e poi cadi su dei piccoli particolari. Ma i rider, quelli che ti fanno i video, li ascolti? Kingsong, ditte di monoruota, ascoltateci. Adesso, scusatemi, ma devo sparare a zero. La maniglia trolley, Kingsong, la maniglia trolley. Allora, già normalmente l'ho criticata su un S16 che è abbastanza robusta. Sono stato un po' pignolo anche sul Patton e sul Lynx, che comunque sono abbastanza robuste. Non fare questa roba. Questa maniglia non mi serve a niente. È deboluccia. Porti 40 kg di ruota con una maniglietta che è debolina. La senti che non ce la fa, che non puoi neanche ruotare la ruota su se stessa con quella maniglia. Porca miseria. Fai un trolley fatto bene, un pezzo unico, liscio che esce, uno stelo che esce dritto, solido, viene fuori solido, un pezzo solo, non fare ste robine con l'alluminio sottilino che si piega a guardarlo. Kingsong. Il tasto di accensione e di regolazione delle luci è bello, chiaro, ben piazzato, niente da dire, mi va benissimo, forse anche più chiaro della Nosfet, che ogni tanto sono al contrario e sbaglio sempre il tasto per accenderla. C'è il parking, brava, c'è il parking, doppio clic sul tasto rosso e la ruota si mette in parking. Comoda da sedersi, abbastanza, è abbastanza alta, ci si può sedere già così tranquillamente, è solida, non ho avuto problemi. Certo, un sellino gli va fatto, non so se ne esistono in commercio, magari più avanti ne farò io uno con la stampante 3D, forse, vediamo. Devo dire, belle anche le luci, a 3 punti, quindi il faro sopra che non acceca e i due punti luce sotto che dovrebbero illuminare un po' gli angoli. L'ho provata di notte, una buona visibilità, quindi sono contento. 30 watt LED fanno una bella luce, quindi è un bel faro. E una cosa comoda che non c'è né sul Lynx né sull'Apex, le luci sono automatiche. Sembra una sciocchezza, ma in realtà quando ti infili anche in off-road, se ti infili in un bosco, passi dalla pianura a un boschetto, a un sottobosco, vai nel buio e avere le luci che ti si accendono davanti e ti illuminano la strada, non l'ho trovato niente male, mi è piaciuto. Quindi brava Kingsong, mi piace questa cosa, sembra una figheria, ma in realtà non è male, è comoda. E adesso sparo ancora un pochino a zero Kingsong, perché lo so che Kingsong è il re della canzone. Se vuoi sederti al tavolo dei grandi, come ho detto prima, benvenuto al tavolo dei grandi professional, con le ruote serie, togli l'audio, togli le casse acustiche, non mi servono, mi compro una Bose, mi compro una JBL, che la sfondo, la spacco, la stacco, la metto da un'altra parte, me la porto dietro, si ricarica a parte. Cosa me ne faccio io di 2 altoparlanti attaccati dietro, che poi me li dai staccati, me li devo pure attaccare? Non farli e basta. Ecco, fammi risparmiare qualcosina lì e fammi delle pedane ancora meglio, un po' più regolabili e con i cunei. Fai una ruota molto più bella. Se poi fai dei pad ancora meglio, perché no? Cura di più l'aspetto ergonomia e lascia perdere ste cavolate delle casse acustiche, lasciale sulle ruotine piccoline che uno magari in città può fare figo, può fare un po' di casino, ma se uno va in off-road, si vuole godere il silenzio, la tranquillità, non fa ste robe Kingsong, lascia perdere le casse, te lo dico col cuore, io non le ho neanche montate, non so neanche che suono fanno, non mi interessa. In un passaggio del genere uno può andare veramente anche a passo d'uomo, guarda qua, la foresta è fitta. Vai piano piano, poi magari ti infigli, ma si può riuscire a passare. Parliamo un pochino dell'app, è tra le più complete, c'è ancora qualche traduzione maccheronica imbarazzante, però l'app è abbastanza ben fatta, è completa, c'è un po' di tutto, c'è la possibilità di bloccare la ruota, c'è la possibilità di metterci codici. Era comodo quando avevo l'S16 poter lasciare da una parte la ruota e sapere che comunque un cretino che arriva, che ti sa come si accende, preme il pulsante, l'accende, te la fa cadere, ci va sopra senza il tuo permesso, insomma. Poter metterci un codice non è male, da app gli metti un codice, quando la sblocchi è un po' una chiave,
È una cosa che andrebbe approfondita, perché sinceramente la vorrei anche su altre ruote. La lasci fuori a un ristorante, sei tranquillo che o la prendono di peso, 40 kg, portateli via, se non sei pronto con un camioncino o con un furgoncino non la prendi. C'è il Find My di Apple, brava, mi piace. Io ho Apple, quindi l'ho configurato. C'è il circuito anche per gli Android, sarebbe bello se fossero tutti unificati, ma è chiedere troppo. Brava che l'hai messo, e Nosfet e l'Hyperkim imparate, perché lo vorrei anch'io. Un bel dov'è? Con un codice? Non mi dispiacerebbe. Una cosa di cui ho sentito un'enorme mancanza: il parziale. Sull'app di Kingsong vedi l'ultimo giro fatto, ma se spegni la ruota si resetta. Implementamelo questo parziale, copialo tranquillamente, non credo ci siano i diritti sul parziale. Fammelo a modo tuo, come ti pare, ma fammi un parziale che io resetto quando voglio, per sapere quanti chilometri ho percorso da quella volta che l'ho resettato, anche se spengo la ruota. Non è difficile, fallo. Grazie. Non ho parlato dei modi, delle impostazioni, dei modi di guida, e a dirti la verità non sono neanche sceso troppo nelle impostazioni. Io l'ho solo sbloccata e all'inizio i primi chilometri l'ho dovuti fare a 20 all'ora. Si può impostare ovviamente il tilt back, c'hai il modo di guida strong, medio e morbido. Queste sono tutte cose di cui possiamo parlare all'infinito, ma in realtà è sempre una questione molto personale. Troverai quello che ti dice no, la ruota si porta così, no, si imposta così. Alla fine la cosa migliore è andarci sopra, ci vai, poi fai un cambio, la imposti in un altro modo e vedi se ti abitui. Se ti abitui in mezz'ora vuol dire che il cambio è andato bene. Se invece proprio non ti abitui, ritorna a quello di prima e vedi che ti trovi meglio, è quella l'impostazione che fa per te. Quindi a me non piace quando la ruota piega troppo in avanti, mi segue troppo nei momenti, la voglio un po' più duretta. Questa l'ho lasciata anche forse un po' troppo duretta. È quella via di mezzo, ti trovi tu il bilanciamento, insomma, comunque lo trovi nell'app, segui nell'app le cose. Questa roba qui non ti dico nient'altro. Abbiamo detto un sacco di cose. Forse ti sarà sembrato anche che per alcuni aspetti non mi sia piaciuta, ed è vero, il trolley fa cagare, è vero, le casse non mi servono a niente, però è una gran bella ruota. È una gran bella ruota ed è pronta per chi vuole qualcosa di pronto all'uso. Cioè non è una ruota per gli smanettoni, è una ruota per chi vuole aprirla, riceverla, aprirla e cominciare a correre. Poche regolazioni, poche storie, pronti, via, e è capace di affrontare percorsi off-road anche impegnativi, ottima l'autonomia. La sospensione per me è un pelino più vista per la strada, cioè è un po' più giusta per averla in strada, perché come ti ho detto prima lavora meglio sulle piccole asperità, quindi il tombino, la cosa è un burro. Sulle grandi asperità la corsa non è così tanta, ci fai tranquillamente tutto l'off-road che vuoi, magari gonfia un po' di più l'ammortizzazione, gonfia un po' di più la pressione dell'ammortizzatore in modo da avere più sostegno. In off-road probabilmente ti conviene metterla un po' più duretta. Non ho visto particolari contatti, sembra da dei video che ci sia un contatto tra gomma e corpo della macchina, c'è una vite che è lì vicino, insomma secondo me, salvo casi veramente al limite dove la sfondi, e a quel punto un po' tutte le ruote magari possono cedere, però insomma in linea di massima non ha grandi problemi. E c'è anche un altro fattore: a livello estetico è molto eye catching, è molto figa. Quando ho sottoposto la domanda al mio vicino, che non ha idea di quali siano le caratteristiche, le ho messe tutte e tre, Lynx, Apex e F18, tutte e tre vicine. Ho detto: quale scegli? Quale vorresti per te? Ovviamente lì la scelta è stata puramente estetica e ha scelto l'F18, ma è vero, se le vedi insieme l'F18 è quella un po' più aggressiva come linea, è molto curata, a me non dispiace. Poi forse sono un po' plasticotti i bumper davanti, però la linea mi sembra curata, mi piace, quindi a livello estetico mi piace la callotta che c'ha dietro, mi piacciono comunque anche i pad, hanno un'estetica curata e non mi dispiace. Quindi, a parte quei pochi difetti che ti ho già detto, secondo me è una ruota assolutamente valida.
solo la batteria è certificata IPX6, non lavatela con l'idropulitrice, basta lavarla con la canna dell'acqua normale senza pressione, una sciacquatina come una pioggia, e dopodiché un po' di pulizia, non serve esagerare in fin dei conti, a meno che non affrontiate veramente il fango, ma a quel punto spruzzate la pressione solo dove c'è il fango. Fine dei consigli. Questo video sarà sicuramente durato un sacco, io adesso mi devo preparare perché tra qualche giorno c'è il raduno, qui siamo in una ciclabile che fa parte del Giro del Raduno, non vedo l'ora di avervi, chi di voi riuscirà a venire qui da queste parti, si preparano delle bellissime giornate. Ragazzi, che dirvi, sono molto contento, questo F18 mi ha dato molte soddisfazioni, un pochino mi dispiacerà, sono contento che ce l'abbia il mio amico che abbia voluto acquistarlo e che spero che ogni tanto me lo farà anche riprovare, perché poi non passa mai la voglia di provare anche altre ruote. Ci vediamo direi alla prossima, spero con un'altra ruota da recensire, da dirvi comunque la mia opinione. Mi sto facendo una cultura, ne sono molto contento, spero di essere per qualcuno di voi anche un po' un riferimento. Non totale, ci sono tante persone che parlano delle ruote con aspetti diversi, con opinioni diverse. Io mi faccio la mia, non sono quello che si lancia in cose super spericolate, cerco sempre di mantenere un margine di sicurezza e anzi ti esorto a non strafare, a non esagerare. Le ruote sono comunque un mezzo di trasporto e come tutti i mezzi di trasporto c'è il loro margine di rischio. Cerca di restare sempre dentro il margine di rischio, usa le protezioni, usa il casco, farò magari anche un video sulle protezioni, su come ci si possono rompere le costole. Alla prossima, ciao!